Stai cercando filati morbidi, caldi, coloratissimi e particolari nella composizione per tutti i tuoi progetti invernali con l'uncinetto e con i ferri da maglia? Allora sei nella videorecensione giusta per te. Io sono Silvia e oggi ti porto con me alla scoperta di alcuni dei filati della collezione invernale di Borgo dei Pazzi Firenze. Borgo dei Pazzi è un'azienda italiana con un fortissimo legame con il territorio. Infatti tutti i filati vengono rigorosamente prodotti nell'area tessile pratese, con un'ampia offerta di fibre naturali, fibre rigenerate e non solo. In questo video andremo a scoprire insieme alcuni dei filati della loro collezione invernale, che saranno poi protagonisti di miei nuovi tutorial. Ne vedremo composizione, caratteristiche tecniche, tabelle colori, inoltre vi mostrerò la resa di ciascun filato realizzando un piccolo campione. Dove potete trovare questi e tutti i filati di Borgo dei Pazzi Firenze? Direttamente sul loro sito che vi lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video, oppure da tutti i negozi rivenditori di questo marchio. Per maggiori informazioni, dubbi, domande, richieste, nel box informazioni subito sotto il video troverete tutti i contatti, compreso il numero dell'assistenza agli acquisti e anche il canale Telegram, dove vengono quotidianamente pubblicate informazioni, notizie riguardante il mondo di Borgo dei Pazzi. Se qualche filato in particolare catturerà la vostra attenzione e vi darà un'idea, un'ispirazione per un progetto che vorreste poi vedere in un mio prossimo video tutorial, fatemelo sapere con un commento sotto il video e mi raccomando, se troverete utile ed interessante questa recensione, fatemelo poi sapere lasciando un bel pollice in su. Pronti a tuffarvi in questo mare di morbidosi gomitoli? Cominciamo subito con l'analisi del nostro primo filato. Nalia è un filato che trovate in formato matassa. Come composizione abbiamo un 50% lana vergine e un 50% acrilico microfibra. La singola matassa ha un peso di 250 grammi per una resa di circa 365 metri. Come uncinetto e ferri da maglia ci vengono consigliate le numerazioni dall'8 al 9. Se volete realizzare una sciarpa vi basterà una sola matassa. Se volete invece realizzare un capo di abbigliamento, ad esempio una maglia, un maglione taglia 42, vi basteranno 3 matasse. È un filato classico a 4 capi, stampato con un processo particolare che lo rende autorigante. Un filato autorigante permette di ottenere una lavorazione a righe di colore. Questa è solamente una delle tante tonalità disponibili per questo filato. La trovate nella tabella colore con il codice numero 2. Andiamo a vedere insieme le altre. Ogni variante è composta da 3 differenti colori. Abbiamo diverse tonalità di blu, quelle che avete visto sulla matassa, la combinazione perfetta per gli amanti del viola e del grigio, un tocco di rosa per chi ama osare in mezzo ai colori scuri, tonalità pastello molto fresche e un mix tra alcune delle tonalità che abbiamo appena visto. Non dimentichiamoci di questi mix perfetti per la stagione autunno-inverno e concludiamo con un mix molto acceso e un mix tra il chiaro e lo scuro. Con l'uncinetto lavorato un paio di giri a mezzo punto alto. Il filato scorre molto bene, perfetto da lavorare soprattutto con uncinetti in metallo, ed è secondo me un perfetto mix tra la morbidezza dell'acrilico microfibra e il rustico della lana. Infatti abbiamo 50% lana e 50% acrilico e della lana mantiene comunque quella leggerissima peluria caratteristica. Restiamo nella categoria filati da uncinetto e ferri dall'8 al 9 con il filato Anne o N. 50% lana e 50% acrilico. Ciascun gomitolo pesa 50 grammi e ha una resa di circa 73 metri.
morbidissimo e ideale per qualsiasi lavorazione. La tonalità che vi sto mostrando è un beige, uno dei colori moda per questa stagione autunno-inverno, che trovate in tabella colori con il codice 86022. La tabella colori poi è veramente molto ricca. Abbiamo i colori classici come il panna, il grigio scuro, un misto grigio-nero, ovviamente il nero, il beige che vi ho mostrato, due tonalità di marrone, per passare poi a colori più accesi come l'azzurro, il rosa baby perfetti per progetti da bambino, fucsia, blu scuro, arancione, questo verde prato veramente super intenso. Troviamo poi un rosso molto acceso e altre tonalità scure, come questo color vino, il verde bosco e un marrone scurissimo. Ho realizzato un piccolo campione con l'uncinetto numero 8 lavorando a mezza maglia alta. Il filato scorre veramente molto bene sull'uncinetto e soprattutto è piacevole al contatto sulla pelle. Un misto lana che non punge, quindi piacevolissimo da lavorare ma anche da indossare, indicato quindi per capi di abbigliamento come sciarpe, scaldacolli, cappellini, maglioni, cardigan. Andiamo ora a scoprire tre filati differenti, ma tutti e tre facenti parte della stessa collezione, la collezione Amore realizzata con fibre a basso impatto ambientale. Il materiale per ottenere queste fibre viene ricavato da tessuti, abiti dismessi, scarti tessili. Viene fatta una cernita poi per tipologia di composizione e colore. Il materiale viene sminuzzato, preparato alla sfilacciatura e poi compattato e imballato da una pressa. La fibra viene poi prelevata e preparata alla cardatura. Per chi non lo sapesse, è una specifica tecnica di lavorazione della fibra. La tecnica del riciclo è molto affascinante soprattutto per i vari passaggi e l'esecuzione ed è una sintesi di una cultura, di un'attenzione alla sostenibilità verso l'ambiente ed è un punto di forza del marchio Borgo dei Pazzi Firenze. In particolare andremo adesso a vedere insieme Amore 115, Amore Jeans 160 e Amore 160 Super Soft Cashmere. Amore 115 lo vediamo ora in due diversissime tonalità di colore, questo lilla molto delicato e il nero, che insieme secondo me creano un ottimo mix. È un filato ritorto a 6 capi molto leggero e adatto ad ogni stagione. Come composizione abbiamo un 70% lana, 25% di poliammide, 2% viscosa, 2% acrilico e 1% di poliestere. Il singolo gomitolo pesa 50 grammi e ha una resa di circa 115 metri. Come uncinetto e ferri da maglia ci vengono consigliate le numerazioni 5,5 oppure 6. Questi sono solamente due dei tantissimi colori disponibili per questo filato. In particolare il nero lo trovate in tabella colore con il codice 106, mentre questo lilla lo trovate come codice 116. Come anticipato, la tabella colori è veramente ricchissima, andiamo veramente su tutte le varie tonalità, passando dai colori scuri a quelli più chiari, dalle tonalità calde a quelle fredde, un vero e proprio arcobaleno di tonalità. Tutti i colori che vi ho mostrato sono disponibili per Amore 115, ma anche per Amore 160 e 240, altre due tipologie di filato facenti comunque parte della collezione Amore di Borgo dei Pazzi Firenze. Alcuni consigli tecnici. Se pensate di realizzare una sciarpa o uno scaldacollo con questo filato, procuratevi almeno 4 o 5 gomitoli, mentre se pensate di realizzare un capo di abbigliamento, ad esempio una maglia taglia 42, saranno necessari almeno 7 gomitoli. Ho lavorato un campione con uncinetto numero 6 come consigliato nell'etichetta del filato. La lavorazione è molto morbida e il filato scorre al punto giusto sull'uncinetto, perfetto sia per principianti che per esperti.
Sicuramente un filato perfetto per capi di abbigliamento e accessori, adatto sia a lavorazioni semplici che a punti operati. Amore Jeans 160 è un filato riciclato disponibile in 4 tonalità differenti, quelle tipiche del denim. Infatti il 35% di cotone presente all'interno del filato è ottenuto da abiti dismessi fatti proprio di jeans. Oltre al cotone, all'interno della composizione abbiamo un 35% lana e un 30% di poliammide. Il singolo gomitolo ha il peso di 50 grammi per una resa di circa 160 metri. Lavorabile con uncinetto e ferri da maglia nelle numerazioni 4,5 oppure 5. Ed ecco qui i 4 colori disponibili. Abbiamo il Sky, una tonalità denim abbastanza chiara. Scendiamo sul denim puro, quello che vi ho mostrato in gomitolo. Tonalità Aviation, un blu molto scuro, quasi notte. Per passare poi alla tonalità 4, un denim veramente molto molto scuro, quasi nero. Siamo davanti ad un filato che definirei di livello medio per quanto riguarda lo scorrimento sull'uncinetto. Ho lavorato questo campione con un uncinetto 4,5 come consigliato in etichetta. È piacevole da lavorare e anche al contatto con la pelle grazie alla presenza del cotone che crea un ottimo mix con la lana, un filato che definirei quindi da mezza stagione. Un filato sicuramente indicato per capi di abbigliamento, accessori, ma anche per coperte e copertine un po' diverse dal solito. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, il mio filato preferito di questa recensione, Amore Super Soft Cashmere 160. È un filato prodotto da materie accuratamente selezionate e certificato Global Recycled System. Come composizione abbiamo 45% lana, 25% viscosa, 20% poliamide e 10% cashmere. Il singolo gomitolo ha un peso di 50 grammi e una resa di circa 160 metri. Lavorabile con uncinetto e ferri da maglia nei numeri 4,5 oppure 5. Il colore che vi sto mostrando è un beige molto chiaro che trovate in tabella colori con il codice 35. E guardate quanti colori meravigliosi disponibili per questo filato, dal bianco a scendere alle varie tonalità di grigio, i neri, i blu scuri e i blu chiari fino a questo meraviglioso azzurro, e passiamo poi alle varie tonalità calde con i rosa, i rossi, gli arancioni, per scendere poi a questo colore, il mio preferito, un giallo super intenso e autunnale e un verde bosco assolutamente imperdibile. Consigli tecnici: per realizzare una sciarpa lunga sono necessari dai 4 ai 5 gomitoli, mentre per un capo di abbigliamento taglia 42 è consigliato l'acquisto di almeno 7 gomitoli. Vi ho detto che questo filato è il mio preferito perché ho già cominciato un piccolo progetto, questa volta lavorato con i ferri da maglia. Il filato, vi assicuro, scorre perfettamente sui ferri e anche sull'uncinetto, e cosa dire della morbidezza merito del cashmere presente all'interno del filato stesso. Super consigliato per qualsiasi progetto di abbigliamento, sciarpe, scaldacolli, cappellini, maglie, maglioni, coperte e anche copertine. Eccoci giunti al termine della nostra video recensione filati. C'è un filato che vi ha colpito particolarmente che magari vorreste vedere in un prossimo tutorial? Fatemelo sapere con un commento proprio qui sotto il video. Nel box informazioni subito sotto il video troverete tutte le informazioni per acquistare questi e tutti gli altri filati di Borgo de Pazzi Firenze. Vi ricordo inoltre il numero dell'assistenza agli acquisti e il canale Telegram, al quale vi consiglio di iscrivervi per non perdervi tutte le novità, curiosità e tutorial legati sempre al mondo Borgo de Pazzi.
Abbiamo visto le sfumature del Nalia, il jeans, le diverse tipologie e colori della collezione Amore. Un bagno di morbidezza e soprattutto di italianità, perché vi ricordo sono tutti filati 100% made in Italy. Perciò con questo mare di gomitoli io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!